Sono Maria Capozza, sono un avvocato rotale e precedentemente sono stata il segretario generale di una IPAB, Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza, che nascono con la cosiddetta legge Crispi. Sono degli istituti che sono subentrati alle opere pie o ad altre realtà che sono nate a loro volta dalla beneficenza di nobili o di religiosi. Queste persone hanno donato dei loro beni per la popolazione. Città come Roma sono dei luoghi di eccellenza per realtà del genere e molti non sanno che diverse realtà tipo ospedali, case per i ciechi, asili, in realtà vengono da un'opera pia o sono attualmente delle IPAB. Un esempio per tutti è l'ospedale San Giacomo, donato dal cardinale Salviati, oppure l'orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro, sempre donato dal cardinale Salviati, anche in modo vicino, proprio per creare una specie di buon circuito dell'assistenza che andava dal cittadino romano malato fino al cittadino romano povero e al bambino povero che doveva essere assistito sia nella sua parte formativa sia nella sua povertà vera e propria. E così anche l'Istituto per Ciechi Sant'Alessio, che è stato per tanto tempo un punto di eccellenza proprio a favore di tutti i ciechi, non solo romani ma anche italiani, proprio perché forniva un'assistenza diretta a chi soffriva di questa patologia. E così tanti altri asili, soprattutto per l'infanzia è stato fatto veramente tantissimo. Poi prima della legge Crispi è stato fatto un monitoraggio e soprattutto un inventario di tutti i beni donati e della quantità di assistenza che appunto attraverso questi beni si realizzava. È venuto fuori un patrimonio immenso, un patrimonio italiano, un patrimonio a favore di tutti i cittadini italiani e in particolare, ripeto, dei cittadini romani, proprio perché si tratta quasi sempre di beni immobili di particolare pregio, addirittura alcuni di valore inestimabile, come appunto Palazzo Rivaldi oppure dei promontori che possono essere, non so, in Toscana, in Abruzzo, anche in Calabria, in Sicilia. Da allora la gestione però si è sempre più caratterizzata verso una gestione quasi esclusivamente immobiliare e l'assistenza si è sempre più ridotta fino ad arrivare addirittura con dati di bilancio che la riducono del 95% in pochi anni. Attualmente addirittura come somma di tutta una serie di segnalazioni, denunce, inchieste che sono avvenute un po' in tutta Italia, recentemente è stata presentata anche una mozione da una senatrice, la senatrice Granato. Ho presentato una mozione al governo sulle IPAB, gli ex enti pubblici di beneficenza e assistenza, per sapere che cosa ne sia stato dal momento che erogavano importanti servizi ai cittadini. Che proprio chiede che fine abbiano fatto i beni delle IPAB, e cioè quel famoso inventario. Oggi cosa resta di questo inventario? Cosa resta dell'assistenza legata ai beni, perché quasi tutti i beni sono stati poi donati con un vincolo di destinazione d'uso, ovvero il bene nei secoli dei secoli avrebbe dovuto essere sempre destinato ad un servizio a favore dei minori, come appunto gli orfanotrofi, o a favore dei malati, come gli ospedali. Questo concetto di vincolo di destinazione d'uso, che va addirittura oltre i secoli, è stato veramente recentissimamente chiarito da una sentenza del Consiglio di Stato che, con riferimento all'ospedale San Giacomo, parla proprio di un eccesso di potere verso chi, in questo caso la Regione Lazio, ha chiuso l'ospedale senza rispettare il vincolo di destinazione del bene e creando un vuoto di assistenza. Cioè, le parole appunto del Consiglio di Stato sono relative alla mancanza di assistenza che quel bene avrebbe dovuto garantire per i cittadini romani, ma data la posizione dell'ospedale San Giacomo, che è in pieno centro storico, è chiaro che in realtà era un punto di riferimento anche per i turisti e per qualunque altro essere umano, diciamo, in difficoltà. Tra l'altro, solo come dire per cronaca, era un ospedale che era stato
poco prima di essere chiuso era stato interamente ristrutturato ed era addirittura un punto di eccellenza per alcune patologie come l'endocrinologia o addirittura la chirurgia di emergenza, comunque il pronto soccorso. Attualmente invece l'ospedale risulta essere chiuso nonostante appunto questa recentissima sentenza. Accanto c'è un presidio sanitario che chiaramente può fare poco e non funziona neanche come pronto soccorso. Per quanto riguarda le IPAB, spesso sono state oggetto di cronaca o di inchieste giudiziarie che hanno visto svendere gli immobili, spesso a poco rispetto al loro valore nominale, hanno trasferito queste proprietà a dei fondi immobiliari oppure sono state oggetto di cronaca per reati come corruzione e altro genere o traffico di influenze illecite o quant'altro, aveva ad oggetto proprio la gestione degli appalti o la gestione degli immobili e delle locazioni. Si tratta di immobili di particolare pregio, per esempio a Roma quasi tutte le IPAB principali hanno appartamenti o palazzi cielo-terra anche attici a Piazza Navona, Piazza di Spagna, via Gregorio VII e sono sedi anche di importanti realtà come per esempio la Lincoln University ha sede presso l'IPAB Sant'Alessio, per esempio un intero isolato di via Margutta, che è una delle vie che il mondo intero ci invidia, appartiene ad una IPAB. Quindi diciamo la domanda rimane sempre la stessa: perché molte persone hanno donato? Molto spesso la donazione è stata fatta veramente a fin di bene per i cittadini bisognosi, da persone talmente ricche che rispetto alla donazione di quello che oggi ci sembra un immobile di valore incommensurabile, però all'epoca queste persone avevano ben altri beni. Però poi nel tempo la gestione si è focalizzata in realtà sugli appalti relativi alla manutenzione ordinaria o straordinaria di questi immobili e sulla diminuzione sempre più incisiva dell'assistenza. Questo ha portato ad avere un abbattimento di quello che è il cosiddetto welfare strutturale, cioè noi oggi abbiamo piccole realtà di assistenza sane, ma manca una rete della solidarietà, una rete del welfare che possa rispondere a tutti i bisogni del cittadino, e le IPAB per tanti secoli hanno proprio garantito questo. E una cosa molto importante è precisare il vincolo di destinazione d'uso di un bene donato per la realizzazione di un servizio sociale. In questo caso il donante vincola il bene nei secoli dei secoli e al di là anche di ogni governo o entità politica che gestisce quel bene. Questo è un principio che deriva dal diritto romano, che non consente a nessuno, appunto anche in un futuro, di utilizzare quel bene in modo diverso. Quindi questo cosa significa? Che gli eredi dei beni donati a suo tempo da cardinali, nobili o semplici borghesi molto ricchi possono in teoria riprendere, chiedere, diffidare l'ente che attualmente gestisce il bene perché questo sia utilizzato secondo il fine del donante, oppure chiederne la restituzione. Voi potete capire che se fosse fatto in tutta Italia, questo rappresenterebbe un dissesto del patrimonio italiano e anche un terremoto nella struttura assistenziale. La struttura del welfare è stata appunto falcidiata. Durante il lockdown e quindi con l'emergenza delle terapie intensive che si è creata, ancora una volta le IPAB e i beni donati con un vincolo di scopo, in particolare gli ospedali, sono chiaramente tornati alla ribalta. Ci sono 3 esempi che possiamo fare di gestione non idonea allo scopo, appunto. Uno è quello dell'ospedale San Giacomo, l'altro dell'ospedale Forlanini, anche questo chiuso intorno al 2015, attualmente ancora non oggetto di un progetto complessivo che tenga conto della maestosità del bene e anche dell'utilità che nel corso dei secoli questo ospedale ha realizzato. Ricordiamo che in particolare nel Forlanini l'ospedale è posizionato proprio in un punto tale da garantire un'ottima respirazione del paziente, quindi a maggior ragione rispetto al Covid avrebbe potuto
svolgere la sua funzione di ricovero o di postazione Covid o addirittura di postazione per il recupero dei pazienti Covid o insomma di quelli che hanno subito questa terribile malattia. E un'altra IPAB che è venuta agli onori della Corona più Albergo Trivulzio a Milano, dove appunto per una serie di irregolarità poi denunciate oggi al vaglio della magistratura sono avvenuti tantissimi decessi proprio per Covid, e anche in questo caso si tratta di un bene donato tantissimo tempo fa e che nel tempo è stato sempre meno utilizzato a fini assistenziali. Un esempio importante, soprattutto con riferimento all'aumento della povertà dei bambini, è proprio la chiusura di tanti e tanti orfanotrofi in tutta Italia. Il caso più eclatante sembra essere quello dell'orfanotrofio di Santa Maria in Aquiro, che è sito a Piazza Caprani, che è stato donato dal cardinale Salviati sempre con un vincolo di destinazione di scopo, ma attualmente è sede del Senato, che però non paga per l'utilizzo di questa sede. Quindi ci auspichiamo che il vincolo di destinazione d'uso venga realizzato e che proprio perché è sede di un'istituzione così prestigiosa si possa fare luce sul suo utilizzo.